Ciao a tutti ragazzi, come sapete in questo periodo sto anticipando un po' i giochi che usciranno nei prossimi mesi. Oggi parliamo di un gioco che sta creando tantissimo hype sia tra i fans della saga di Harry Potter sia tra i videogiocatori. Sto parlando di Hogwarts Legacy, uno dei giochi più attesi per quest'anno. Un titolo che ha tutte le caratteristiche per diventare il miglior videogioco ambientato nel mondo di Harry Potter. Vediamo più nel dettaglio di che cosa parlerà Hogwarts Legacy. Sarà un videogioco di genere action GDR open world con molto spazio per la personalizzazione. Ambientato nel mondo magico di Harry Potter, sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment. Il gioco verrà distribuito per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X S e Nintendo Switch entro la fine del 2022, praticamente certa anche l'uscita per quanto riguarda il PC. Forse uscirà però per quanto riguarda il PC con qualche mese di ritardo. Il gioco è ambientato ad Hogwarts nel 1800. Il nostro personaggio vestirà i panni di uno studente di magia, il cui talento potrebbe essere la chiave di un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo. Il nostro compito sarà quello di padroneggiare le arti magiche per poi prendere il controllo dell'azione e creare la nostra avventura. Impareremo ed useremo gli incantesimi, distilleremo pozioni, coltiveremo piante dalle diverse proprietà e potremo perfino prenderci cura degli animali magici. Sceglieremo la nostra casa, stringeremo nuove amicizie e dovremo padroneggiare le nostre abilità per diventare il mago o la strega che abbiamo sempre desiderato. Questa è a grandi linee la trama di questo gioco. Poi dovremo combattere alcune creature magiche, tra cui goblin, maghi oscuri e altre violente creature. Avrete notato anche da questo trailer che ci sarà una grande personalizzazione del proprio personaggio, ossia praticamente i giocatori potranno decidere il sesso del proprio protagonista, modificarne la voce, il volto e cambiare le caratteristiche fisiche in molti modi diversi. Molto interessante anche l'aspetto legato all'inclusività e l'identità di genere. Hogwarts Legacy verrà ricordato come uno dei primi videogiochi a dare la possibilità ai giocatori di scegliere in modo libero l'orientamento sessuale e l'identità di genere del proprio protagonista, un po' come si era già visto e ne avevamo anche già parlato su Cyberpunk 2077. Quindi si potrà decidere se associare una voce maschile o femminile associata appunto indipendentemente all'aspetto fisico del nostro personaggio. Dopo aver creato il personaggio bisognerà scegliere tra due opzioni disponibili, ossia se sarà mago o strega. Questa scelta servirà solo a determinare in quale dormitorio verrà accasato poi il nostro avatar, ossia quello maschile o quello femminile. In realtà dovremmo essere dei maghi o delle streghe, come ho detto prima, alle prime armi, quindi dovremo andare inizialmente perlomeno a partecipare a diverse lezioni per andare poi a imparare incantesimi e realizzare alcuni tipi di pozioni. Durante il gioco effettivo ogni allievo di Hogwarts potrà salire di livello, imparare quindi nuove abilità magiche e di combattimento, padroneggiare nuovi incantesimi e creare, come ho detto prima, delle pozioni. Ogni personaggio potrà inoltre addomesticare e prendersi cura di alcuni degli animali fantastici presenti nel gioco. Dunque adesso andiamo a vedere un po' di domande che sono state fatte sul sito ufficiale. Dunque i giocatori potranno scegliere la propria casa in questo gioco. I giocatori possono scegliere la casa in Hogwarts all'inizio di Hogwarts Legacy. I giocatori potranno creare il proprio personaggio e, come ho già detto prima, sì, assolutamente sì. I giocatori potranno sviluppare amicizie in Hogwarts Legacy? Sì, possono sviluppare amicizie con alcuni studenti di Hogwarts. Con l'approfondirsi dell'amicizia, i giocatori potranno chiedere a questi studenti di accompagnarli nelle varie missioni, quindi potenziare le abilità col tempo e convincerli a svelare le loro storie personali. Saranno presenti Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley nel gioco? Hogwarts Legacy è inventato nel 1800, prima delle storie originali del libro.
quindi no, praticamente. Quali sono le minacce che si possono incontrare in questo gioco? Il mondo magico pullula di pericoli, tra cui creature corrotte da forze magiche, streghe e maghi malvagi, e una possibile rivolta dei goblin. Infatti avevo detto che ci saranno presenti almeno questi personaggi, ossia i goblin. Comunque, a parte tutte queste domande, è una domanda che anch'io mi sono fatta, se ci sarà la presenza del multiplayer. Avalanche Software fino ad ora è stata un po' vaga su questo argomento, quindi non ci sono certezze su questa possibilità. Guardando con attenzione ad alcune caratteristiche è però possibile scoprire qualche dettaglio in più. Questo gioco sarà un'esperienza basata sul single player. In più, come confermato da alcuni sviluppatori, all'interno del titolo non ci saranno microtransazioni né battle pass o espedienti simili. Da queste dichiarazioni sembra quasi certo che non ci sarà una modalità multiplayer, almeno nella fase iniziale. Dunque ragazzi, quando uscirà questo titolo? Al momento diciamo che ci sono ancora alcuni piccoli bug che però stanno per essere del tutto risolti, quindi con molta probabilità, a meno che non ci siano grossi imprevisti, questo gioco uscirà tra novembre e metà dicembre del 2022. Non dovrebbe avere nessun tipo di ritardo. Dunque, allora, per finire, in queste ultime ore sta girando una notizia perché alcuni utenti su Reddit si sono dati da fare e sono riusciti a scovare alcune importanti informazioni sui DLC presenti al lancio e sulle varie edizioni del gioco. Sembra infatti appunto da queste notizie trapelate che il gioco sarà venduto in 3 edizioni diverse: l'edizione standard, la deluxe e la collector edition. Queste ultime 2 comprenderanno anche l'accesso anticipato al gioco ben 72 ore prima del rilascio ufficiale. Ora andiamo a vedere più nel dettaglio cosa conterranno le varie edizioni. Allora, abbiamo detto che c'è l'edizione standard, quindi avrà il gioco base ovviamente, mentre per quanto riguarda l'edizione deluxe avremo ovviamente il gioco base più una cavalcatura, un pacchetto cosmetico delle arti oscure, arena delle arti oscure, un cappello della guarnigione delle arti oscure e, come ho detto prima, le 72 ore di accesso anticipato, e infine la veste di Kelpie. Per quanto invece riguarda la Collector Edition, avremo sempre le stesse cose delle precedenti, in più però avremo uno steel case e un'antica bacchetta magica fluttuante con il libro. Dunque ragazzi, come vedete sembra un titolo molto interessante, infatti come vi avevo annunciato all'inizio di questo video è uno dei più attesi. Comunque a partire dal mese di ottobre più o meno fino a dicembre ci saranno tanti titoli molto interessanti, quindi fatemi sapere qui sotto cosa vi interessa di più vedere magari su questo canale. Io farò poi magari degli approfondimenti e poi addirittura quando usciranno magari porterò qualcosa un po' su tutto, almeno quello che riuscirò a o comprare, oppure magari mi daranno delle chiavi di gioco, vedremo un po'. Intanto fatemi sapere i vostri gusti. Per oggi ho terminato qui, vi ringrazio di aver visto, come sempre per sostenere il canale vi chiedo di mettere un bel mi piace e naturalmente se ancora non l'avete fatto, proprio per rimanere aggiornati su tutte queste novità e vedere poi il gameplay, vi chiedo di iscrivervi al canale attivando tutte le campanelle. Ciao a tutti e alla prossima!